Oggi è il giorno che decide il prossimo futuro dell'Inter. I dirigenti nerazzurri hanno già raggiunto la sede dove tra poco è atteso intanto l'arrivo dell'esterno brasiliano Luis Enrique, che ha completato le visite mediche e firmerà i contratti che lo renderanno ufficialmente il secondo acquisto dell'Inter in vista del Mondiale per club, ma soprattutto è atteso Simone Inzaghi, l'allenatore che esattamente 4 anni fa, il 3 giugno 2021, diventava l'allenatore dell'Inter. Oggi, 4 anni dopo, è il giorno in cui ufficialmente potrebbe lasciare l'Inter. E allora facciamo un veloce punto della situazione con le principali notizie del momento in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati, amiche e amici passione interisti. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete poi la diretta delle 19:30, perché tra pochissimo l'Inter e Inzaghi si incontreranno e allora stasera alle 19:30 in diretta analizzeremo insieme tutto quello che sarà emerso da questo vertice, che poi approfondiremo nell'appuntamento delle 22 esclusivo del Club di Passione Inter su www.passioneinter.club, come trovate scritto qui sotto, con la nostra community di interisti da tutto il mondo. La sensazione crescente quando si avvicina all'inizio di questo incontro è quello, diciamo anche da quello che riportano un po' tutti i media, è la sensazione di un addio di Simone Inzaghi. Destinazione Arabia Saudita, con molta probabilità, dove i media locali si stanno sbilanciando tantissimo in queste ore. Abbiamo parlato anche con dei colleghi che lavorano in Arabia Saudita e ci hanno detto che stanno girando addirittura delle grafiche con Inzaghi all'Al Hilal in vista del mondiale per club. Alcuni hanno addirittura pubblicato anche un programma che prevede l'arrivo delle firme nelle prossime 24 ore, poi una presentazione ai tifosi dell'Al Hilal e quindi la partenza inizio settimana prossima per gli Stati Uniti per giocare appunto il mondiale per club, dove sarà in un altro girone rispetto all'Inter. Sul piatto c'è un'offerta di cui vi parliamo da settimane, addirittura oltre 25 milioni di euro all'anno, un accordo praticamente già chiuso dall'agente Pastorello insieme anche al figlio di Inzaghi, che ha fatto da intermediario. E per convincere Inzaghi, che deve dare l'ultimo sì all'Al Hilal, c'è anche sul piatto un mercato enorme, faraonico, che la squadra sta preparando, perché l'Al Hilal ha provato a prendere Bruno Fernandes dal Manchester United, la trattativa dovrebbe essere saltata, quindi stanno virando su un altro profilo di spessore come Ederson dell'Atalanta, che è una trattativa concreta. Stanno trattando Osimhen del Napoli e a quanto pare sono anche in chiusura per acquistare Theo Hernandez dal Milan. Quindi, anzi, qui una piccola parentesi: Theo Hernandez è in scadenza di contratto tra un anno al Milan, è ovvio che stanno cercando di venderlo e il Milan nonostante questo sta riuscendo ad ottenere circa 35 milioni di euro probabilmente, quindi bravo il Milan, noi un po' meno in queste situazioni, questo va detto. L'Arabia Saudita a questo punto, mia opinione, sarebbe anche la scelta un po' più semplice da fare, almeno secondo me, per Simone Inzaghi. Ingaggio altissimo, mercato importante, meno pressione, tra un paio d'anni puoi comunque tornare in Europa, come potrebbe fare per esempio adesso anche Stefano Pioli. L'ipotesi Juventus, che più di qualcuno sta paventando, sarebbe un'ipotesi decisamente più ruvida, più complessa, una scelta molto più difficile da fare per l'allenatore, così come in questo momento, ribadisco un concetto che ho espresso più volte in queste ore, sarebbe decisamente sorprendente e decisamente non semplice per lui restare all'Inter dal punto di vista ambientale e degli stimoli dopo 4 anni pesanti che si sono chiusi con questa umiliazione del PSG. Detto che comunque, correggetemi se sbaglio, però la mia sensazione da quello che leggo in questo momento è che comunque gran parte dei tifosi interisti pensano che il famoso bene dell'Inter, a cui faceva riferimento lo stesso Inzaghi la scorsa settimana, sia comunque quello di andare avanti con Inzaghi, facendogli per la prima volta in 4 anni un mercato diciamo più aggressivo. Non che l'Inter, anche qua va sempre detto, l'Inter non è che non abbia fatto investimenti negli ultimi anni, anche nell'anno che ha portato la seconda stella è stato fatto un mercato con diverse spese, però era stato anche un mercato di reazione alle uscite. Questa volta potresti fare un mercato più aggressivo, dove finalmente puoi chiudere anche in passivo, quindi con degli investimenti, e quindi in tanti sarebbero curiosi di vedere Inzaghi messo, ecco, anche alla guida di un Inter costruita con più, diciamo, con un mercato più aggressivo, appunto, più attivo. E io lo chiedo a voi, ecco, se mi confermate questa sensazione che ho avuto oppure no, quale sarebbe secondo voi il bene dell'Inter in questo momento, considerando anche che ci sarà pochissimo tempo per fare poi la preparazione per la prossima stagione? Scrivetemelo nei commenti. Io la mia l'ho già detta nella diretta di ieri. Dall'altro lato, l'Inter si presenta a questo incontro con la volontà di provare ad andare avanti con Simone Inzaghi. Se ci si siede ed Inzaghi dice subito che se ne vuole andare, è chiaro che deve rinunciare ad un anno di contratto con l'Inter
e la discussione non inizia nemmeno. In questo senso, grazie al lavoro della nostra redazione, in queste ore abbiamo provato un po' a sondare gli umori, eccetera, e vi devo dire che le persone con cui abbiamo parlato fino a pochissime ore fa, fino a un paio di giorni fa di questa vicenda, che ci avevano dato delle informazioni, delle piste interessanti, da qualche ora sono entrate in un silenzio totale che fanno pensare che appunto siamo entrati davvero nel momento decisivo, sta succedendo qualcosa e la sensazione crescente è quella di un addio, come detto, e quindi la discussione al tavolo non inizierebbe nemmeno. Se invece Inzaghi si presenta con dei margini di discussione, è ovvio che in questo momento Inzaghi ha anche un po' meno forza in una trattativa da fare con l'Inter, visto il timing con cui si arriva a questo incontro per decidere il futuro. L'Inter comunque vuole prolungare il contratto, forse fino al 2027 e non fino al 2028 come si era detto, vuole ritoccare l'ingaggio probabilmente a cifre poco superiori a quelle attuali e quindi non alle cifre dei 9-10 milioni di cui parlava il quotidiano La Repubblica una settimana fa, ma poco più dei 6,5 che sta prendendo attualmente. E poi sì, vuole fare un mercato importante, l'Inter l'ha ribadito più volte, ma senza rivoluzionare la rosa, cioè l'impalcatura di questa squadra a livello di quelli che sono i senatori del gruppo va verso la conferma e questo è un concetto che Marotta aveva già ribadito ed espresso più volte. Quindi se l'incontro inizia e si parte, si parlerà di questo e poi chiaramente dipenderà molto anche da quella che sarà la risposta di Inzaghi, dipenderà tutto da quelle che saranno poi le richieste di Inzaghi che avanzerà sul tavolo, perché se dovesse chiedere, Inzaghi dopo la finale di Champions, anzi ha fatto delle dichiarazioni in cui ha fatto pensare di volere diversi acquisti, da come ha detto lui. Abbiamo fatto 2 acquisti, Luis Enrique e Sucic, ma ne serviranno degli altri, ha detto una frase del genere, e quindi questo sarebbe un primo tema di cui dibattere. Soprattutto è un Inzaghi che poi non deve avere nemmeno dubbi sulla permanenza all'Inter, deve esserci assoluta convinzione nell'andare avanti con un Inter che dall'altro lato farà presente ad Inzaghi anche alcune cose su cui necessariamente dovrà migliorare anche lui. Io ripeto una cosa, ieri non tutti erano d'accordo, anche se gran parte nei commenti ho visto che eravate d'accordo con me, anche Inzaghi, ecco, non passiamo da un eccesso all'altro, anche lui non è perfetto, anche lui secondo me ha avuto una curva di crescita che nell'ultimo periodo si è un pochino abbassata e quindi anche lui deve riprendere con nuovi stimoli e nuova convinzione di poter fare cose importanti ed aprire un nuovo ciclo. Con un Inter che riparte, come detto, dalla volontà di confermare Inzaghi, ma chiaramente nel frattempo si cautela e io immagino che non si andrà oltre mercoledì, giovedì per annunciare o la permanenza di Inzaghi, che rimane la prima ipotesi in testa all'Inter, oppure il nuovo allenatore. Nuovo allenatore con De Zerbi che in queste ore si è tirato fuori, ha ribadito che resterà al Marsiglia in un'altra dichiarazione, quindi il nome che rimane in pole position a quanto pare è quello di Cesc Fabregas che, come vi ho già detto più volte nelle scorse giornate, aveva già aperto o comunque in maniera interessata alla Roma, al Bayer Leverkusen, all'Ipsia e non soltanto. Per l'Inter potrebbe non solo aprire, ma pure forzare un po' la mano per poter andare in nerazzurro. Occhio sempre anche a Chivu, c'è chi parla poi di Roberto Mancini, Vieira sembra più indietro, alcuni hanno parlato di Palladino e Farioli, ma mi sembrano francamente dei nomi più proposti dagli agenti che idee concrete dell'Inter. Il quotidiano AS in Spagna oggi ha fatto molto discutere anche nel gruppo Telegram di Passione Inter, ha parlato addirittura di sogno Simeone, dicendo che addirittura ci sarebbero stati degli approcci da parte dell'Inter. Effettivamente sarebbe un sogno, mi sembra piuttosto complicato considerando anche sia l'ingaggio elevatissimo, sia il potere che ha l'Atletico Madrid, dove ha un contratto anche fino al 2027, quindi la vedo un po' difficile. Fabregas, per certi versi, anche qua chiedo la vostra opinione nei commenti, mi sembra il nome che esercita in questo momento più fascino tra i tifosi nerazzurri, almeno da quello che ho capito nei commenti delle ultime live, però ditemelo voi qui sotto nei commenti. C'è stato un contatto con Fabregas, ma su Passione Inter ve ne parliamo da settimane, lo sapete. Anche lui chiaramente porterebbe delle richieste sul mercato, non si farebbe andare bene tutto quello che c'è, ma è un allenatore che anche al Como ha inciso molto. Chiaro che all'Inter hai forse meno margini di manovra rispetto al Como, ma sicuramente delle idee da applicare anche sul mercato verrebbero portate avanti, con per esempio l'idea che si possa riaprire di nuovo la pista Nico Pass che il Real Madrid dovrebbe riacquistare, ma potrebbe lasciare ancora un anno in giro per farlo crescere e a quel punto magari una nuova cessione all'Inter con diritto di riacquisto più avanti ad una cifra superiore potrebbe essere un'operazione interessante per l'Inter e con Fabregas in panchina soprattutto. In ogni caso l'Inter ha fretta assolutamente perché l'11
11 giugno si parte per il mondiale per club, martedì 10 invece chiude il mercato, questa finestra straordinaria dal 1° al 10 giugno, e entro quella data l'Inter, dopo Sučić e Luis Enrique, vuole portare in rosa anche almeno un attaccante. Dico almeno un attaccante perché con Arnautovic e Correa che se ne vanno e Taremi che ha vari interessamenti, si è parlato di Turchia e non solo, di sicuro l'Inter 2 colpi in attacco li dovrà fare, però almeno uno lo si vuole fare in questa settimana proprio con vista sul mondiale per club. Jonathan David è un nome sempre da tenere d'occhio, perché il Napoli pare avere un attimino frenato e si è preso qualche ora su questo giocatore, su cui si sta muovendo forte la Juventus, ma l'Inter la sua offerta l'ha fatta e rimane lì. Eh, Più fonti dall'Inghilterra soprattutto, ma non solo, stanno confermando in queste ore i contatti aperti per Rasmus Højlund del Manchester United, che l'Inter vorrebbe provare a prendere in prestito con diritto di riscatto tra un anno. Qui nell'ultima diretta ho sentito un po' storcere il naso su Højlund. Ragazzi, è vero che in Inghilterra non ha fatto bene, anzi, 2 stagioni non all'altezza di quelle che sono state le cifre enormi spese dalla United, però profilo di 22 anni, è un profilo che si può molto lavorare, ha fisico, ha corsa, può andare in profondità con qualità, ha delle caratteristiche che in Serie A secondo me possono fare nettamente la differenza. Quindi se storciamo il naso anche su Højlund, secondo me non ci siamo un attimino resi conto di quello che comunque sì, sarà un mercato importante, poi questo sempre da mettere su dei livelli, ma non possiamo fare i 70-50 milioni a colpo che fa il Paris Saint-Germain, per esempio. Ecco, quindi va un attimino tutto contestualizzato. Così come c'è sempre anche il nome di Bonnì, che lo stesso non è un profilo semplicissimo perché devi trattare delle cifre importanti con il Parma, però sembra anche il più raggiungibile alle condizioni che vuole portare avanti l'Inter come acquisti. Da oggi pomeriggio avremo sicuramente molte più informazioni sul mercato, sugli allenatori e su tutto il resto. Nel frattempo però, come dicevamo, l'Inter si è già mossa sull'erede di Simone Inzaghi con il nome di Fabregas che sembra quello più caldo. De Zerbi, ripetiamo, lui si è autoescluso, anche se l'Inter, con ausilio soprattutto, ha dei rapporti importanti con la gente, quindi sarebbe tutto da vedere. Chiaro che chiunque dovesse arrivare all'Inter lo farebbe anche con delle richieste importanti sul mercato, di poter incidere sul mercato, e l'Inter deve anche rispondere a queste esigenze, poi facendo un mercato che deve ringiovanire questa rosa, deve portare dei volti freschi. Secondo me c'è anche proprio la necessità, anche per i tifosi e per l'ambiente, di vedere dei giocatori nuovi e delle caratteristiche diverse da poter inserire in questa rosa, e ci terremo aggiornati con la diretta alle 19:30. Vi aspetto nel club stasera dalle 22, appuntamento speciale con la nostra community per commentare tutto quello che sta succedendo su passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che vi invito a recuperare per chi ci ascolta in podcast con il link che trovate in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.